Nel precedente video vi ho mostrato una procedura che consente di avere 3 mesi gratuiti di Disney Plus in maniera semplice e del tutto legale. Vi ho dato anche a buon diritto qualche anticipazione su questa piattaforma, ma appunto oggi è il caso di esaminarla nel dettaglio, come è nata, dove è disponibile, quanto costa, che contenuti si possono trovare, insomma tutto quello che c'è da sapere. Innanzitutto, cos'è Disney Plus? È una piattaforma di contenuti streaming di film e serie TV di proprietà della The Walt Disney Company. Possiamo trovare prodotti fatti dall'omonima azienda e le sue filiali. È stata lanciata il 12 novembre 2019 negli Stati Uniti, in Canada e nei Paesi Bassi. La settimana successiva è stata rilasciata in Australia, Nuova Zelanda e Porto Rico, mentre nel mese di marzo di quest'anno è avviabile in diversi paesi europei, fra cui la nostra Italia. La fine della distribuzione è prevista nel 2021. Come detto prima, ci sono film e serie TV. Il catalogo è ampio, con produzioni originali che non sto qui ad elencarle tutte, ma ve ne cito qualcuna come The Mandalorian, Star Wars, The Clone Wars, Jenny all'opera, Cortocircuito e tanti altri arriveranno nei prossimi mesi. Le case protagoniste che caratterizzano Disney Plus sono innanzitutto Disney, poi Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Ho già fatto capire tutto con questi nomi. Quanti titoli? Diamo un po' di numeri per essere concreti. Al lancio contava già 7500 episodi racchiusi in 350 serie TV, 500 film, fra cui 100 usciti al cinema. Online si trova tutto l'elenco completo dei contenuti disponibili e senz'altro in continuo aggiornamento. Disney Plus consente di effettuare una prova gratuita del suo servizio per 7 giorni. Naturalmente dovrete collegare il vostro metodo di pagamento, che sia di credito o di debito come PayPal, PostePay o Hype. Gli abbonamenti sono due, o 99 centesimi e 6 euro per il mensile, o 99 centesimi e 69 euro per l'annuale, andando a risparmiare con quest'ultimo il 15% rispetto alla quota di 30 giorni. Si può disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi, non ci sono penali. Come vi ho detto ad inizio video, ho mostrato la scorsa volta come ottenere 90 giorni di abbonamento gratuito. Se siete interessati, seguite il link presente in descrizione. I requisiti per quanto riguarda smartphone e tablet, Android o iOS, sono ben poco stringenti. L'unica pecca, secondo me, è che per usufruire del servizio è necessario installare l'omonima app. Non è supportato il browser mobile. Con Android si parte dalla versione 5, la Lollipop, con iOS dalla 11. Possibilmente cercate di tenere il più aggiornato possibile il dispositivo per una migliore esperienza. Parlando dei browsers e sistemi operativi desktop, su Windows possiamo utilizzare Chrome 75 con il 7, Edge tradizionale Chromium con il 10, Firefox 68 con il 7 e Internet Explorer 11 con l'8.1. Su macOS Chrome 75 con la 10.10, Firefox 68 con la 10.9 e Safari 11 con la 10.12. Su Chrome OS la versione 79. Riguardo le Smart TV, l'app è ufficialmente disponibile su televisori Samsung dal 2016 con Tizen OS, LG sempre dal 2016 con WebOS 3.0, quelli che hanno Android TV come Sony Bravia, Sharp Aquos eccetera, quelli compatibili con AirPlay 2 di Apple. Nel caso il vostro televisore non risulti idoneo, potete risolvere con Chromecast, AirPlay 2 o Box TV. Per quest'ultimi faccio l'esempio di Nvidia Shield TV,
e Mi Box. Per Apple TV si parte dalla versione di quarta generazione, Chromecast dalla versione 1, Google Nest Hub e Hub Max, Visio Smart TV con Chromecast integrato. Nel mondo delle console, Disney Plus funziona su Xbox One, One S, One X e la futura Series X. Poi PlayStation 4 con la Pro, la Slim e la classica. Il 5 marzo scorso è arrivata la conferma ufficiale da parte di Amazon per il supporto con la Fire TV Stick e tablet Fire basati su sistema Android. Mi sono piaciute le newsletters che si ricevono. Periodicamente avvisano riguardo nuovi contenuti disponibili oppure danno semplicemente consigli su cosa guardare la sera. Cosa importante è il contratto. Non tutte le piattaforme di streaming mandano il contratto intero direttamente su email. Molte volte tocca proprio andarla a ricercare nelle pagine più profonde del sito web. Tutto è bello ed accogliente, ma tocca guardare anche i prezzi. Prima ve li ho menzionati, però occorre anche fare una comparazione con i servizi similari come Netflix, Amazon Video, Apple TV Plus, Infinity. Ecco, qui c'è presente una tabella per chiarirvi le idee. Come accade in Netflix, anche Disney Plus adotta il sistema multiprofilo, consentendo all'utente di aprirlo fino a 7 unità. Molto comodo se si vuole condividere l'account in famiglia. Parlando di accessibilità, l'account si può usare su 4 dispositivi in contemporanea per un massimo di 10 associabili. La risoluzione video arriva fino al 4K, quindi 3840 x 2160 pixels con audio Dolby Vision. La vera specialità di Disney Plus, che si differenzia dagli altri servizi concorrenti, sta nel tipo di filtraggio dei contenuti. Non ci sono sparatorie cruente, cocaina in tutte le sue dosi, macchine che si isolano all'ultimo piano dei garage park, insomma troviamo film e serie tv per tutti, privi di atti vietati ai minorenni. Questo aspetto assicura il genitore che, di norma, non vorrebbe far vedere roba del tipo GTA ai propri figli. In più, nell'impostazione di un nuovo profilo è presente l'opzione per escludere tutti quei contenuti non idonei al 100% ai bambini. Magari ci sono film della Marvel dove possono presentarsi, seppur contenute, scene di violenza. Quindi verranno praticamente mostrati solo cartoni animati e film d'animazione, Peppa Pig, Bob the Builder e Titti. Bene, per questo argomento ho detto tutto. Spero di avervi spiegato in grandi linee come funziona questa nuova piattaforma di streaming. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se eventualmente opterete ad abbonarvi. Vi ricordo di nuovo di visualizzare il precedente video dove spiego passaggio per passaggio come ottenere 3 mesi gratuiti di Disney Plus. Noi ci vediamo ad un prossimo video.